Buongiorno e ben trovati. Sono qui con Guapo perché alcuni di voi mi hanno chiesto delucidazioni sull'utilizzo del rinforzo positivo. Cosa voglio dire? Il rinforzo positivo, ci ho fatto anche un paio di video, mi sembra anche un podcast, magari ve lo andate a recuperare. Il rinforzo positivo si chiama positivo perché noi aggiungiamo qualcosa, no? Per esempio il cavallo fa qualcosa di fatto bene e io gli do un qualcosa in più, cioè quindi non solo tolgo la pressione, ma aggiungo anche qualcosa. Faccio vedere. Se io chiedo a Guapo di andare indietro, metto la mano sul petto, faccio pelo, pelle, muscolo, osso, ok, ha fatto un passo indietro, io ho tolto la pressione. Se io faccio il rinforzo positivo, quindi questo sarebbe stato un rinforzo negativo, perché al momento che lui ha fatto bene, io ho tolto la pressione, ok? Quindi ho negato la pressione, ecco perché si chiama rinforzo negativo, no? Perché c'è qualcosa di brutto dietro. Nel rinforzo positivo cosa faccio? Io chiedo di nuovo, non è in avanti Guapo, è indietro, ok? Ancora un po' di più, perché così sei tornata come eri prima, ancora. Ecco, questo va bene e io gli dico bravo Guapo e gli do qualcosa. Questo si chiama rinforzo positivo perché ho aggiunto qualcosa, non ci sta il segno più, ecco perché si chiama positivo. Allora, adesso gli ho dato del cibo, ma poteva essere anche una grattatina, poteva essere anche che lo lascio in pace per un minuto, cioè creo una situazione di estrema comodità aggiuntiva, ok? Alcuni di voi mi hanno chiesto, sì, ma io il cibo non l'adopero col mio cavallo perché se no lui diventa invadente, mi entra da tutte le parti, nelle tasche, mi lecca, mi mordicchia, mi cerca continuamente nelle mani, quindi io non voglio che lui faccia questo e di conseguenza non uso mai il cibo come rinforzo positivo, anche con cavalli che invece sarebbe molto efficace utilizzarlo come appunto i sinistri introversi. Mi è stato chiesto di spiegare come fare a utilizzarlo in quei cavalli lì. È relativamente semplice, dovete essere chiari con il vostro cavallo che in quel momento voi ricompensate per una determinata cosa, un attimo dopo stop, non c'è nulla gratis, ok? Quindi dovete trasmettere il concetto del non c'è nulla gratis, ok? E lui chiaramente è così. È un po' ciuccione questo cavallino qui, è vero Guapo? Allora, perché sto utilizzando Guapo? Perché oggi è toccato a lui, prima di tutto, e poi anche perché è un po' rompicoglioni, nel senso che quando lui è sinistro, però più sull'estroverso che sull'introverso, quando io lo premio per qualcosa, a volte, ora molto meno, però a volte tende poi a volere anche la seconda ricompensa, anche se, sì bravo, fai le facce, anche se non ce ne sarebbe bisogno perché ormai è completato, l'esercizio è completato, il rinforzo positivo gliel'ho dato, quindi stop. Allora, cos'è che fa lui? Quando chiedo, e soprattutto quando lui si accorge che ha fatto qualche cosa di fatto bene, io dico bravo, lui viene a cercare un po' come fa adesso lo fa perché vuole giocare, non perché vuole qualcosa. E continua a chiedere di nuovo il chicco o quello che gli date, no? Allora vi faccio vedere, vediamo, adesso ho da stringere la sella, guarda caso, e vado a stringere la sella, quindi stringo un po' la sella, ok? Lui si gira già perché sa che una volta che ho stretto la sella, se lui sta fermo così immobile si comporta bene, bravo Guapo, gli do qualcosa, no? Ok? Però glielo do quando mi pare a me, se me la viene a cercare è no. Ecco, bravo, no, è bravo, ok, ora sì, non si fa, no, non si va a cercare con il naso, bravissimo, e glielo do, ok? Cioè deve essere chiaro nel concetto del decido io quando, ok? Quindi bravo Guapo, ti do il chicco, ma non te lo prendi da te lo do io, è qualcosa che io ti concedo, non che te lo prendi, ok? È importantissimo perché è un concetto che deve essere basilare, deve essere qualcosa che per lui lì dentro deve essere chiaro come la luce del sole, cioè vuoi prendere qualcosa? lui gioca continuamente con il naso, vuoi prendere qualcosa? Sì, però lo decido io quando, non è qualcosa che decidi tu,
e a questa maniera piano piano, utilizzando sempre il concetto di comodo e scomodo, potete insegnare al cavallo che è un premio che si deve meritare, ok? Lo stesso concetto poi lo voglio estendere anche a un altro aspetto. Quando usare il rinforzo positivo? Usarlo sempre, usarlo poche volte, usarlo pochissime volte? Allora deve essere qualche cosa che voi usate quando il cavallo fa, quando vi meraviglia, ok? Cioè quindi all'inizio per fargli capire che ciò che fa è fatto bene, poi quando lui quella cosa la sa fare bene, ok? Quindi partiamo da un esercizio come può essere quello che vi ho fatto vedere, no? Andare indietro. Allora all'inizio il cavallo non va indietro, metto la mano e non va indietro. Bene, appena va indietro uso tutte le tecniche, quindi il rinforzo negativo e il rinforzo combinato. Cioè il rinforzo combinato vuol dire che metto il rinforzo negativo e quando lui fa bene gli do anche il premio, ok? Quello si chiama combinato perché combina tutti e due gli effetti. Io adopero sempre il rinforzo combinato, il rinforzo positivo e basta si adopera solo quando gli si insegna dei giochini, dei trucchetti, tipo che ne so, prendi il birillo da terra, questa roba qua. Allora, torniamo a noi. Rinforzo combinato, va indietro, lo premio, non lo sapeva fare, andare indietro, lo premio, sia togliendo la pressione sia aggiungendo qualcosa, come potrebbe essere un chicco, ok? Allora a quel punto lì, non la volta successiva, quando lui comincia a saperlo fare l'esercizio, quindi che potrebbe essere dopo 5-6 sessioni di gioco nel tempo, ok, in giorni diversi, quando lui comincia a saperlo fare, quindi è confidente, è solido sull'esercizio, allora io comincio a non premiarlo più se fa una cosa normale. Ad esempio comincio a premiarlo quando invece mi va indietro più velocemente, ok? Quindi io adesso chiedo di andare indietro, ok, fase 1-2, no, non è storto, è dritto, non è storto, è dritto, ok, vediamo se vai più veloce, ancora, vai un pochino dritto, ok, adesso va storto, chiedo di nuovo, fammi qualche passo dritto, oh bravissima, mi sono aiutato un pochino con la corda, bravo, molto bene, molto bene. Molto bene. Lui aspetta il chicco, vedete? Non glielo do, perché non l'ha fatto bene. Lui lo sa fare bene così anche all'inizio, fin dall'inizio. Non è storto, è dritto. Ok? Eccolo là, bravo. Questo mi piaceva. E allora ti do anche il rinforzo positivo. Capite cosa voglio dire? Cioè, il cavallo deve dire: perché non me l'ha dato? Cioè ci deve avere il punto interrogativo, come un attimo fa che c'aveva lui, no? Che mi guardava con l'occhio come dire e dov'è? Dov'è? Pensa a dov'è, fai qualche cosa di fatto meglio, meravigliami, dammi qualcosa di più. E ecco che ti arriva il rinforzo positivo, perché se no mi stai dando il sufficiente, io non lo voglio il sufficiente da te, sai darmi di più, dammi di più, ok? Quindi dovete creare un po' questa progressione. All'inizio te lo do perché da 0 stai andando a 1, quando te sei 1 non te lo do più, te lo do quando da 1 mi stai dando 2 e via di seguito. Così io creo in lui la voglia di fare sempre meglio e io mi scollego dal fatto di ogni cosa che fai ti premio. No, te non fai le cose per me perché ogni volta ti premio, te devi fare le cose per me, ma perché ogni volta devi darmi qualcosa di più, devi volermi meravigliare in qualche maniera. E allora a quel punto lì io evidenzio come un evidenziatore ciò che hai fatto, ok? È un po', diciamo, per fare una similitudine, è un po' come evidenziare quello che il cavallo ha fatto con il cibo, ok? Ma se io evidenzio tutto è come una pagina di un libro che sto studiando, se la evidenzio tutta sono punte a capo, no? È tutto dello stesso colore, diceva fino in fondo. Ok, quindi devo cambiare colore per rievidenziare. E la stessa cosa vale per il cibo, io devo usare il cibo per evidenziare un certo tipo di comportamento, ma se è lo standard no, non lo uso. Ok? Riflettete su quello che vi ho detto, se avete delle domande da farmi scrivetele qui sotto e noi ci vediamo nel prossimo video.